Ciao ragazzi, eccoci qua con questa presentazione perché non vuole essere un tutorial, abbiamo già trattato in precedenza un tool del genere, cioè ovvero per importare le curve di risposta da grafici, che in effetti questo tool fa. Perché ho ritenuto opportuno presentarlo? Perché è leggero e molto facile, veloce, ok? Bene, grosso modo si operano allo stesso modo per gli altri, ok? Vi lascerò in descrizione ovviamente i link per il download. Si chiama FPC Graph Tracer, ok? Allora, se andiamo su File per importare l'immagine ove contenente le nostre curve, ok? Allora, andiamo qua, prendiamo una cosa caruccia che posso rappresentare bene le caratteristiche. Sì. Una volta importata l'immagine ove contenente le nostre curve, come in questo caso, questa ne contiene addirittura due, ok? Quindi siamo più facilitati, eventualmente vogliamo importare sia la curva di risposta che quella di impedenza. Innanzitutto vanno indicati i limiti del grafico, facendoci aiutare da queste barre e dalla lentina di ingrandimento qua, vedete? Ok, basta andare sulla barra, cliccare col mouse tasto sinistro e sovrapporre le curve, ok? Guardando sempre la lentina, perfetto. Idem con questa superiore, guardando la lentina, vedete? Perfetto. Idem, perfetto, perfetto. Bene, a questo punto bisogna assegnare i valori minimi e massimi delle assi, che diciamo quella della C rappresenta la curva di risposta, e vedo che 20-20.000, 20-20.000 in modo da logaritmo di lettura, ok? E va indicata, ovviamente la risposta è quasi sempre logaritmica. Per quanto riguarda invece il livello di sensibilità, valore minimo è 60, va indicato, quello massimo 110 va indicato. Modalità lineare, lettura lineare. A questo punto non bisogna fare altro che cliccare su un punto qualsiasi di detta curva, ok? Controllare se il plottaggio dei punti è stato eseguito correttamente, i punti sono tutti sulla linea, in caso contrario si resetta e si ripete su un altro punto. Diciamo che il 90% dei casi non commette errori, ok? Al massimo per un secondo tentativo, ma diciamo è abbastanza preciso, in special modo quando la curva è di un colore diverso rispetto al grafico stesso. Bene, a questo punto dicevo, si va su File, Save Data, si seleziona la cartella a piacere, dove andare a salvare il nostro file, si conserva, vedete, il nome del file immagine, aggiungiamo un'eventuale informazione, può essere FRD, FR per short frequenza, selezioniamo l'estensione che riteniamo più opportuna, in questo caso FRD, e non bisogna fare altro che salvare. Ora, come più volte ho suggerito, prima di utilizzare il file generato, è opportuno verificare se è tutto andato per il meglio. Ci possiamo servire di dev, possiamo importare la curva di risposta, selezioniamo il file nella stessa modalità di lettura, ovviamente, ok? Questo è ciò che abbiamo importato, questo è l'originale, pressoché identico, ok? Possiamo fare la stessissima cosa per quanto riguarda la curva di impedenza. La risposta in frequenza non è cambiata perché stiamo utilizzando lo stesso grafico, eventualmente ne sarà uno diverso. Verificate sempre i valori minimi e massimi
Per quanto riguarda invece la lettura in home è cambiata, questo sulla sinistra, il minimo indicato è 0, è indicato anche qua, massimo 50 in questo caso, lettura sempre modalità lineare e quindi non va messo da spunto. Stessissima cosa, idem, va cliccato su un punto qualsiasi di detta curva, verifichiamo se tutti i punti sono sulla curva, non bisogna fare che altro poi che andare su Save Data e salvare il nostro file, eventualmente aggiungendo un'ulteriore informazione che può essere l'impedenza. L'estensione consigliabile è la ZMA, ma si può fare anche con TXT. Bene, a questo punto si salva, verifichiamo sempre prima di utilizzare, servendoci sempre di rev, abbiamo da importare invece in questo caso una risposta dell'impedenza, ovvero questa che abbiamo salvata, stessa modalità di lettura, 50-10, 20-20.000, e questo è ciò che abbiamo importato e questo è ciò che era l'originale. Velocissimo, non commette grossi errori, queste piccole imperfezioni non possono influenzare i risultati della nostra simulazione, andate tranquilli, ok? Come vedete e abbiamo visto è veloce, efficace, alla portata di tutti. Credo di aver fatto cose da dire, di non aver commesso qualche errore, eventualmente me le segnalate. Ci sentiamo per la prossima, suggerisco a chi eventualmente è interessato a restare aggiornati di iscriversi al canale, non vi costa assolutamente nulla. Bene, come dicevo, ci sentiamo per la prossima, ciao!